Rilasciare il bancai e cambiare la propria vita. Come si fa? Riuscire a far emergere le proprie potenzialità e cambiare vita è una cosa che richiede abbastanza lavoro, però ne vale davvero la pena. Oggi te ne parlo attraverso Bleach, quindi il come diventare Shinigami e sbloccare il proprio Bankai. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti nuovi video, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso gli anime o i videogiochi. Il cambiamento è una cosa che può spaventare, lo so. Quando le cose vanno benino, anche se non sono perfettamente integrate con noi, è molto più facile lasciarle così come stanno piuttosto che attivarsi e impegnarsi per cambiarle. Però, appunto, quando le cose non cambiano e restano sempre come sono, i nostri sensi iniziano ad annebbiarsi. Mentre quando ci attiviamo e ci approcciamo ad un cambiamento, improvvisamente ci risvegliamo. È un po' come riuscire a ritrovare il nome della propria Zanpakuto e sbloccare il proprio Bankai. Allora, oggi vediamo i 3 passi per riuscire ad arrivare al Bankai. Il primo passo, proprio come in Bleach, è quello di riuscire a trovare la propria Reiatsu, la propria energia interiore. Per fare questo, quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è capire il nostro livello iniziale, il nostro livello di partenza. Devi quindi prendere consapevolezza di te, iniziare a capire chi sei e che cosa vuoi. Insomma, iniziare a percepire la tua Reiatsu, il tuo te stesso interiore. Quindi, inizia a farti qualche domanda. Ad esempio, il che cosa vorresti di diverso? Che cosa c'è che non va nella tua vita e che vorresti cambiare? Che cosa invece ti rende felice? Quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere? Dove vuoi arrivare? Che tipo di persona vuoi essere in futuro? Ma soprattutto, che cosa ti spinge a fare tutto questo? E come dicevamo prima, il cambiamento non ci riesce proprio naturale, quindi è facile essere dubbiosi o essere spaventati. Però se ci pensi, tante volte il cambiamento nella vita di una persona, soprattutto quando è drastico, non è del tutto spontaneo. Generalmente nella vita di una persona che decide di cambiare drasticamente c'è un evento scatenante, un qualcosa che la spinge all'esigenza di cambiare. Per Ichigo questo grande evento è stata la comparsa dell'Hollow davanti a casa sua. Nella necessità di proteggere se stesso e la sua famiglia, ha deciso di accettare i poteri di Shinigami di Rukia e sconfiggere appunto questo Hollow. Questa è stata la sua scelta un pochino forzata, diciamo, non del tutto spontanea, il grande evento che ha scatenato il suo cambiamento. Però, dopo questo grande evento, Ichigo ha comunque deciso di seguire quella strada e persistere in quella direzione. Questo però non significa che tu debba aspettare un grande evento nella tua vita che ti spinga un po' a forza a cambiare. Se c'è bene, se non c'è puoi creartelo da solo. Creati tu stesso l'esigenza di cambiare senza aspettare uno stimolo esterno. Creati questa opportunità e poi portala avanti con coraggio. Perché è solo accettando di lasciarti alle spalle quello che magari non va benissimo per te che avrai l'opportunità di trovare un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso che magari riesce a migliorare la tua vita o anche a cambiarla completamente. Quindi, una volta trovata la tua Reiatsu, la tua energia interiore, il passo successivo sarà quello di rilasciare lo Shikai. Allora, è chiaro che non tutti avranno la necessità di farlo. Potresti essere come Kenpachi, che è già benissimo forte così e non ha la necessità di fare un passo in più. È vero. Però non tutti siamo Kenpachi, non tutti siamo così talentuosi di andare bene così come siamo. Anzi, quasi nessuno va bene così com'è. Tutti abbiamo l'esigenza, o comunque ci conviene, sempre imparare a migliorare, sempre riuscire a fare un passo in più. E comunque, anche se tu fossi come Kenpachi, quindi un talentuoso di natura, sarebbe un peccato non sfruttare questo talento per ottimizzarlo e portarlo ad un livello superiore, no? Quindi bene, siamo tutti d'accordo che vogliamo rilasciare lo Shikai. E sul lato pratico come si fa? Beh, per questo primo stadio di rilascio della tua Zanpakuto ti basterà solamente conoscere il suo vero nome. Insomma, conoscere il tuo vero te stesso, le tue potenzialità. E per fare questo devi iniziare a fare. Nessuna azione, nessun cambiamento. Quindi buttati e inizia a fare qualcosa. E tieni presente che non è che devi fare queste grandi cose. Anzi, i cambiamenti drastici sono quelli più rari. È molto più facile e anche più frequente cambiare gradualmente la nostra situazione.
Quindi lascia perdere le grandi azioni teatrali, ma concentrati sui piccoli passi che puoi fare ogni giorno, perché sono quelli che ti danno un cambiamento costante e duraturo soprattutto. Quello che devi fare nella pratica quindi è costruirti una rete di abitudini vincenti. Quindi iniziare ad inserire nella tua vita un po' alla volta e soprattutto una alla volta un'abitudine che ti porta verso il tuo obiettivo. Come ad esempio, se hai l'obiettivo di rimetterti in forma, l'abitudine che dovrai inserire non sarà quella di fare una dieta drastica, fare mezz'ora di esercizi tutti i giorni per un mese e poi dimenticartene, ma sarà il fare una flessione al giorno, un minuto di esercizio al giorno. Questo perché, preso singolarmente, questo gesto non varrà un granché, ma questo piccolo gesto ti garantirà intanto di farlo ogni giorno, perché è molto semplice e quindi non ti rifiuterai. E quindi nel tempo costruirai un'abitudine che poi potrai allargare. Ebbene, fatto questo passo, ti ritroverai ad un bivio e generalmente ci sono due possibilità. La prima possibilità è quella di mantenere attivo il tuo Shikai e allargarlo, senza mai arrivare ad un Bankai. Se ci pensi, la maggior parte degli Shinigami di Bleach non arrivano mai a sbloccare il Bankai, lo fanno solo i capitani. Quindi si può essere fortissimi anche così. Tenere attivo il proprio Shikai appunto consiste nel tenere attive le abitudini, allargare pian pianino la propria rete di abitudini senza mai fare un grande passo che potrebbe anche non esserti necessario. Ci sono comunque tantissimi Shinigami che non hanno mai sbloccato il Bankai, ma che con il loro Shikai sono comunque fortissimi. Quindi puoi continuare in questo modo, oppure se tu hai un progetto particolarmente ambizioso o vuoi realizzare qualcosa di davvero grande, allora a quel punto arrivi alla seconda opzione, ossia la necessità di sbloccare il Bankai. Il Bankai è la forma finale della tua Zanpakuto e per riuscire a sbloccarlo dovrai padroneggiare la materializzazione e la dominazione della vera forma. Ossia, dovrai dare vita a tutte quelle abitudini che hai sbloccato con lo Shikai e riuscire a dominare te stesso. Il Bankai, come dicevamo prima, non è per tutti, perché appunto tutti vorremmo un grande cambiamento, ma non tutti siamo disposti ad investire tempo ed energia e impegno per ottenerlo. Infatti non solo ti dovrai impegnare di più, ma dovrai integrare nella tua vita tutta una serie di cose per ottimizzare il tuo percorso, tra le quali tante soggettive. Però, oltre a quelle soggettive, ce ne sono due che ti consiglio di fare. La prima è trovare una guida. Infatti, se ci pensi, Ichigo non è che abbia fatto proprio tutto da solo. Ha avuto prima Rukia, poi Urahara, poi Yoruichi. Insomma, i suoi sforzi sono stati ottimizzati da delle persone che hanno saputo guidarlo, che hanno saputo valorizzare il suo impegno. Quindi trova qualcuno, un mentore, un maestro, una guida, una persona che o ha già raggiunto il tuo stesso obiettivo, oppure che comunque ha delle conoscenze superiori che ti possono essere utili nel percorso. O magari anche una guida spirituale, diciamo, un qualcuno che riesce a supportarti davvero tanto sotto l'aspetto morale e motivazionale. La seconda è un po' strana e un po' controversa, nel senso che se da un lato devi avere presente la tua visione finale, l'obiettivo ultimo che tu vuoi raggiungere, d'altra parte inseguire solamente questa visione finale potrebbe essere un pochino frustrante. Sapere il perché, il per cosa stai combattendo ti è davvero essenziale, ma nella tua quotidianità è molto più utile concentrarsi sui piccoli passi concreti che devi fare. Questo perché la tua visione ultima, soprattutto all'inizio, ti sembrerà quasi irraggiungibile, quindi tienila presente perché giustamente ti dovrà guidare, ma appunto concentrati sulle tue piccole azioni quotidiane. In conclusione, hai questi 3 passi per arrivare a sbloccare il Bankai. Prima di tutto, ritrovare la tua Reiyatsu, ossia iniziare a conoscere te stesso e percepire la tua energia. Insomma, iniziare a disegnare il cambiamento che vorresti fare. Il secondo step sarà quello di rilasciare lo Shikai, ossia costruirsi una rete di abitudini che possano sostenere il tuo cambiamento. E infine rilasciare finalmente anche il tuo Bankai, ossia dare vita a tutte quelle sfide quotidiane, dare vita alle abitudini che hai costruito nel passo precedente per realmente realizzare un cambiamento nella tua vita. Puoi sempre crescere un pochino in più, fare sempre un passo in avanti. E tieni presente che se decidi di non cambiare la tua vita, significa che per te è perfetta così com'è.
Bene, io spero che questi consigli ti possano essere utili e se vuoi conoscermi meglio o rimanere in contatto con me, in descrizione trovi il link del mio blog e del mio social network. Noi ci rivediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì, quindi iscriviti al canale e attiva le notifiche cliccando sulla campanellina per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.